stagioni chi ne passa come dienti cave le avoggia de vive che ne fan qua sua. Visto che settimana prossima batto 50 anni, sarà uno dei miei dogmi, X anni saranno volti a lasciare un testimone e questo deve passare assolutamente per quello che era quello che è stato fatto prima di noi. Una delle parole chiave che possiamo dire oggi è sicuramente l'identità. Bisogna ricordare che qui dai Romani agli anni 30 si sono sempre fatti uvaggi, abbiamo letto 256 autoctoni, quindi va benissimo quello che è successo con il Vermentino dei Colli di Luni e quello che succederà, però l'arca di Noè non va abbandonata a se stessa, bisogna fare in modo che questi vitini che sono stati salvati siano ripropagati, coltivati e sperimentati a livello di cantina, prima anzi in campagna e poi a livello commerciale. Siamo in una zona di confine, tant'è che Terenzuola è diventato poi come così un giochino tra Liguria e Toscana, ma che realmente è, perché abbiamo 3 particelle dove siamo andati dal notaio sia in Liguria che in Toscana, quindi insomma un po' buffo e tante case sono realmente con la cucina da una parte e la camera da letto da quell'altra. Proprio nel confine vero? Sì. Questo ha fatto sì che sia una zona di confine anche a livello caratteriale, perché io che sono piemontese comunque arrivando qui ho trovato molta guerriglia. Dal Piemonte sei arrivato qua, come mai? Che è successo? È successo che ad agosto avevo gli occhi a cuore perché venivo qua in vacanza dagli zii, figlio unico, nipote unico, e quindi insomma il momento più bello era quando mi infilavano in treno e mi mandavano qua in domicilio forzato, esatto, a fare le vacanze. E poi nel 93 uno di questi zii ha avuto un infarto, allora mi sono fermato per dare una mano, c'era poco e niente, 3.000 metri, una botte di bianco e una botte di rosso. Il vino era a parimenti quasi arancione in tutti e 2 i casi, perché i bianchi erano ipermacerati e i rossi invece non si toccavano dalla paura che fossero troppo acidi, troppo tannici, e da lì è partito un progetto che ora ci ha portato quasi a 27 ettari. Ci ritroviamo in uno dei pochi posti dove durante il Pliocene il mare è diventato terra e quindi abbiamo avuto una compressione tra le arenarie, la roccia della Liguria e le argille della Toscana. Terenzuola è la Cenerentola perché andiamo in vendemmia un mese dopo gli altri comunque, che vendemmiano a Ferragosto, cioè nel 15 e nel 17 in gran parte della Toscana a Ferragosto avevano finito di vendemmiare e noi comunque abbiamo vendemmiato a metà settembre. Questo fa sì che oltre ai suoli ci sia la potenzialità di avere acidità, le sapidità del mare. Insomma, effettivamente lavorare a 400 metri è completamente diverso rispetto a lavorare nella parte pedecolinare. L'incidenza dei raggi del sole, le ventilazioni, la natura dei suoli, cioè terreni colloidali, quindi alluvionali nella parte bassa, e la roccia madre, e qua la vediamo, la roccia madre che rimane sulla cuspide della collina. E qua c'è anche una parte emotiva, perché il primo vigneto che i nonni hanno trovato piantato era questo, quindi andiamo indietro sicuramente nel 700 almeno, 750. Quindi questa è la parte della vigna più vecchia? Questa qua, sì, e poi il resto era a terrazze, pian pianino è stato riportato a vigneto e quindi uscire dalla promiscuità per ritornare insomma ad avere un minimo di economicità. Sì, questo è ricco in ossidi di ferro e manganese, quindi ci sono le striature rosse, sono gli ossidi. Poi sembra brilla quasi. La cosa interessante è che tutti gli anni la botte veniva nelle mie diverse vinificazioni separate, nasceva da qua. E quindi dopo insomma quasi 30 anni c'è stata la volontà di dedicare un'etichetta a questo vigneto qua. Mi piace che fai una parcellizzazione, mi piace, sì, c'è qua senso. facciamo così valorizzi sia l'uva che il terreno. Sì. Quindi dici io da qua voglio questo. Sì. E quindi tante volte diciamo il mercato strumentalizza anche un po' lo stile di un vino, e quando tu sei altamente performante e rispettoso rischi di essere quello che invece vuol fare
il diverso. No, vabbè, ma sai, vista una, viste tutte. Le No. vigne, no, le botti, semmai, vista una, viste tu, è un po' diverso. Cioè, fatto 100, hai 85 in campagna e 15 in cantina. Qui abbiamo 4 piani di cantina, senza filtri, senza pompe, no enzimi, no batteri, no lieviti, quindi cerchi in anche dei volumi abbastanza importanti andare a fare un prodotto franco, come io ho sempre detto, perché un vino comunque deve essere netto, pulito. Non vai a fare né chiarificazione? Allora, Né noi filtri. i vini da me rimangono sporchi fino alla settimana prima di andare in bottiglia, ma sporchi tanto. E mi ricordo le prime grandi critiche che mi erano state mosse, ho tagliato il Sangiovese. Cioè, perché Immediatamente. giustamente hai detto, senti, lo fate tutti, io voglio fare altro. No, più che altro il rosso dei Colli di Luni era a base Sangiovese, che era arrivato qui negli anni 70 con gli avanzi dei progetti in Chianti, che vuole somme termiche e assenza di ventilazione e sicuramente non vista mare, nel senso, welcome. E tante volte devi giocare la briscola e sentire il cuore, non star lì e A pensarci fortuna troppo, audace dici? Juvat. L'avevo scritto nel mio profilo grosso così, cioè ogni tanto uno deve lanciarsi. Un sacco perché le vado a piantare. Metto qua perché almeno così La pianta rimane bella fresca. Dici un po' che succede qua? Qua succede che oggi abbiamo iniziato a mettere in bagno le barbatelle per idratarle, la parte del portainnesto americano, quello resistente alla fillossera, e poi su questo a spacco, a omega, quello che è, si mette la gemma, quindi di un anno, delle varietà nuove. Ogni singola particella ha soltanto il materiale di quella particella lì. Quindi un altro upgrade che mi piacerebbe fare è che tutti parlano di autoctono, però se io da Terrenzuola vado a Udine, per dire una città qualsiasi, piuttosto che Palermo, e compro delle barbatelle che sono state selezionate in Sardegna, io non sono rispettoso. Cioè io ho il dovere, il compito di piantare il materiale genetico che viene da questa zona qua. Dare continuità. Cioè questo è naturale che il nipotino vada dal nonno in Borgogna e dica: nonno, cosa piantiamo? Quelle che ha gestito il tuo nonno e il nonno del nonno, nel senso che ci sono le massali e ci sono le clonali, e quindi tutto il materiale nasce in casa. Posso toccare un attimo? Tu le stai preparando Sì, all'inserimento si nel reidratano. terreno. Sì. Sto passaggio non l'avevo mai visto. Vai Franciac. Oh my Chuck, Terrenzuola terza. Sta peggiorando, eh? Sì. No, pensavo anch'io di essere. E quindi condividiamo il peggioramento mentale. E quando vi daranno la 104 per la nostra assistenza, E fatti cose, non vuoi fatti cose. Insomma, non sai che devo tirare la tenda e aspettare e quindi insomma. C'è qualcuno che esce dall'istituto agrario che le pianta al contrario, Capitato, Che paura. Per il futuro non siamo messi proprio bene. Siamo Se cotti. viene il vento non voli, come dicevano i nonni. Me ne vengo Mettiti i sassi in borsa, Ciao. Siamo mille progetti. Siamo sempre domani.